Ormai lo avrete sicuramente capito, le mod o quegli aerei che non sono a pagamento all'interno di DCS di solito non destano il mio interesse né tantomeno il mio entusiasmo. I motivi sono tanti, il fatto principale è che spesso e volentieri queste mod, questi aerei non sono aggiornati sempre con l'ultima versione di Digital Combat Simulator. Addirittura in alcuni casi quando vengono messi sui server questo determina addirittura il crash del server stesso, come mi successe un po' di tempo fa all'interno appunto del server Lorei. Inoltre spesso e volentieri non sono completamente cliccabili e soprattutto dopo un po' di tempo possono non essere più aggiornati e non essere più presenti proprio perché lo sviluppatore o gli sviluppatori non hanno più interesse a sviluppare questo aereo, anche se bello. Ma ci sono mod che in realtà sono comunque da considerare, si contano sulle dita di una mano e in questo canale ne ho parlato quando parlavo dell'MB339 che guarda caso presto dovrebbe, secondo i rumors, uscire con la versione Pay, oppure riguardo un'altra mod interessantissima che è quella del C130 di Anubis. Anche questo, secondo i rumors, sta per diventare un aereo Pay proprio un'altra volta per DCS. Bene, ma ce n'è una mod in particolare che secondo me vale la pena di vedere, di avere e di provare. Qual è questa mod? Lo sapremo come sempre subito dopo la sigla. La mod di cui parlo oggi è la 4E. In questi giorni è uscita la versione 2.0, versione interessantissima e scopriremo perché la consiglio. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo, se non l'hai ancora fatto, di lasciare un bel mi piace, di iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ti chiedo poi di supportare questo canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione oppure direttamente abbonandoti. Nel caso in cui tu voglia poi abbonarti, vedrai il tuo nome alla fine di ogni video che faccio. Da un po' di tempo a questa parte poi ho aperto anche un canale Telegram dove ogni mattina puoi conoscere notizie e novità riguardo la simulazione di volo. Bene, guardiamo insieme questa mod.
Guardando il sito dello sviluppatore di questa mod della 4E si vede subito che questa è forever free, cioè loro ti garantiranno che questo aereo sarà per sempre gratuito. Inoltre ti garantiranno assolutamente che questo aereo sarà completamente cliccabile e che seguirà lo sviluppo di Digital Combat Simulator, rendendolo sempre aggiornato. Ti garantiscono i radar di terra e l'utilizzo su tutti i teatri presenti attualmente in DCS e anche quelli futuri. Interessante di questo velivolo è il fatto che abbia una kneeboard aggiornata e soprattutto che ti guida all'utilizzo dei sistemi di bordo essenziali, all'utilizzo delle armi e anche dell'accensione e dello spegnimento del velivolo. Quali sono i punti di forza di questo velivolo? Il fatto che tu possa partire direttamente da una portaerei e anche dalla supercarrier. Un altro punto di forza è che hai delle missioni già pronte da utilizzare direttamente quando scarichi l'aereo, un po' come avviene anche per ogni modulo dove hai delle situazioni già pronte come il refueling, come l'atterraggio o come un semplice dogfight. Hai delle texture aggiornatissime, il fatto ad esempio di avere situazioni di danneggiamento, cioè quando vieni colpito vedrai appunto come il tuo aereo è stato colpito e come il tuo aereo è danneggiato. Attraverso poi la coppia di tasti right control più enter potrai assolutamente vedere quelli che sono i controlli di volo del velivolo sempre sotto, in modo da capire come stai virando, come sta andando, soprattutto se sei alle prime armi con DCS. Ahimè, però ci sono delle incompatibilità. Le incompatibilità riguardo la versione 2.0 della 4 riguardano l'utilizzo in contemporanea o la presenza sul tuo computer del Chinook ad esempio, oppure della H6J Little Bird. Non devi averle installate all'interno del tuo computer perché danno appunto dei conflitti. Strano che questi conflitti arrivino proprio da elicotteri. Altra incompatibilità è che quando decolli dalla supercarrier per qualche frazione di secondo vedrai tutto nero, un po' come se fosse un'accelerazione troppo repentina. Come si installa questa mod? Innanzitutto, se hai una versione precedente della 4, devi toglierla completamente. Per installarla, così come dice il sito ufficiale, ti basterà andare in partite salvate. Se non l'hai creata, creare una cartella mod aircraft e poi appunto inserire la 4EC. Una volta che hai installato tutto manualmente, quindi senza programmi dedicati, ti basterà avviare DCS e vedere se si trova l'icona in fondo nelle varie icone dei vari moduli. Se la trovi vuol dire che l'installazione è andata a buon fine. Cerchiamo di trarre un po' di conclusioni su questo meraviglioso aereo. Innanzitutto il team di sviluppo è molto importante perché ci garantisce sia il fatto che questa mod possa essere sempre gratuita, ma ci garantisce anche una continuità nel tempo. Interessantissimo il fatto che vi è una comunicazione tra tutti gli utenti che utilizzano questa mod e il team di sviluppo. Hanno messo su addirittura un forum ufficiale all'interno di DCS dove vengono portati alla luce determinati bug e il team stesso tenta sempre di risolvere queste incompatibilità. Sta diventando un modulo veramente completo, al pari di tutti i moduli Pay.
nel senso appunto che viene implementato, addirittura pensate che c'è un radar di terra veramente molto bello, si vede che è vintage però è veramente ben realizzato e simile all'originale, quindi anche il livello di accuratezza e la ricerca storica degli sviluppatori su questo modulo è ad altissimo livello, tanto da non far rimpiangere nessun modulo Paint. È un modulo ottimo per valutare se ti interessa andare avanti su DCS se sei alle prime armi, proprio perché è completamente gratuito e proprio perché ha un livello di dettaglio altissimo. Inoltre ha tutti i sistemi utili per navigazione e insomma per provare ad alto livello appunto le potenzialità di Digital Combat Simulator. La presenza delle keyboard è veramente fondamentale perché ti permette di arrivare subito al nocciolo della questione e utilizzare l'aereo fin dalle prime installazioni. È interessante anche perché ti permette un impiego pressoché ampissimo. Puoi fare refueling, puoi fare il decollo dalle portaerei, puoi partire da un aeroporto normale, insomma puoi fare veramente tantissime cose con questo bellissimo modulo. Io assolutamente lo consiglio perché mi è piaciuto utilizzarlo, mi piace utilizzarlo e anzi se vai sui server Lorair lo troverai come modulo da utilizzare subito. Bene, dimmi se hai provato questo aereo, come ti trovi, se ti piace o se non ti piace e i lati negativi che hai trovato in questo aereo. Bene, dopo aver lasciato dei commenti ti ricordo che lascia anche un mi piace, iscriviti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ti ricordo poi che puoi supportare il mio progetto attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione e puoi anche eventualmente valutare l'abbonamento vedendo poi il tuo nome alla fine di ogni video che faccio. Ti ricordo poi che ho anche un canale Telegram dove ogni mattina pubblico notizie e curiosità riguardo la simulazione di volo. Anche per oggi è tutto, Happy Landings by Eli. Ciao, alla prossima!